Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo, dove ricordiamo le voci dimenticate, gli interpreti del passato e i segreti dell'arte canora. E dobbiamo aggiungere anche molto altro. Oggi vi porto nel mondo affascinante di Isabella Galletti Gianoli, cantante lirica italiana dell'Ottocento, interprete finissima della scuola del bel canto e figura di grande rilievo nei teatri dell'epoca, oggi dimenticata. Nata a Bologna l'11 novembre 1835 e morta a Milano il 31 ottobre 1901, Isabella, nota anche con il nome d'arte Filomena Rustichelli, fu ammirata per la sua voce, di singolare dolcezza e pastosità. La sua voce veniva classificata tra il registro di soprano e quello di mezzosoprano. La sua carriera artistica cominciò da giovanissima. All'età di 15 anni debuttò a Spoleto in Buon del Monte di Giovanni Pacini nel ruolo di Beatrice e nell'opera Don Bucefalo di Antonio Cagnoni nel ruolo di Rosa. E da lì iniziò una tournée prestigiosa che la portò ad esibirsi nei principali teatri italiani ed europei. Grazie ad un articolo e un ritratto pubblicati nell'Ottocento abbiamo l'occasione di ricordare questa grande interprete. Leggo l'articolo. Isabella Galletti Gianoli. Impossibile parlare o ricordarsi della Galletti senza che il nostro pensiero subito non voli alla Favorita, nella quale opera ed essa una Eleonora non solo senza rivali, ma che di gran lunga sorpassa quante cantatrici interpretarono le sublime pagine di Donizetti. La Galletti in questa parte si eleva alle più alte sfere del sentimento drammatico-musicale e voi vi sentite, a poco, trasportati in una nuova regione, dove l'orizzonte è più puro, il cielo più limpido, nella regione dei sogni. Sorridete al suo sorriso e le lagrime vi solcano le guance allorché la povera Eleonora, la favorita del re, piange e si dispera per il perduto amore. Il vostro cuore batta all'unisono con quello della celebre artista che là, sul palcoscenico, non vi riproduce l'amore o il dolore, ma ve lo dà vivo sentito. E tanto non è concesso che a questa Eleonora, che torniamo a dirlo, può avere chi la emuli nelle doti della voce, ma non mai in quelle dell'animo e del sentimento. Peccato tanto genio, tant'arte non possano, come un lavoro musicale, essere trascritti. Un artista come la Galletti, quando si ritira dalla scena, può con tutto diritto e con orgoglio esclamare «Après moi, les déluges». E così dovettero dire la Malibran, la Pasta, la Frezzolini e la Grisi. Per il bene dell'arte speriamo che almeno la Galletti lo abbia a ripetere molto, ma molto tardi. Volendo tessere minutamente la vita, la carriera di questa luminosa individualità artistica, abbisognerebbe ben altro spazio che non quello concesso dal nostro giornale. Ci limiteremo perciò ai punti principali e da quei cenni biografici che potemmo raccogliere su lei. Riuscirono però infruttuose le nostre ricerche per precisare l'anno di sua nascita, ma non sarà questa lacuna per rendere meno accetto quanto stiamo per dire sul conto della Galletti. Che importa, d'altra parte, sapere il giorno della nascita di un artista che col suo canto deliziò per tanti anni e delizia ancora i pubblici dei principali teatri? Quanto è certo sì è che lo stesso tempo pare siasi inchinato riverente davanti a tanto portento e non abbia ancora osato annientare col suo soffio benefico così peregrine doti artistiche. In compenso però
dell'involontaria lacuna a cui accennammo, possiamo offrire ai nostri lettori alcuni particolari sulla vita privata dell'esimia cantatrice, particolari avuti da persona degna di tutta fede. Come donna la si può francamente citare, ad esempio, fra le 1000 artiste di canto che, giù dal palcoscenico, non pensano ad altro che a divertirsi, raramente a studiare e mai ad occuparsi attorno a qualche lavoro piacevole e nello stesso tempo utile. A differenza dunque di queste, la Galletti è instancabile nel lavorare in ricami, pizzi uso antico, facendo di ciò una sua occupazione prediletta. Sappiamo per esempio come nella sua casa di Bologna abbia 2 sale, citate come modello di eleganza e nelle quali le stoffe dei mobili furono tutte ricamate da lei. I 1000 lavori là rinchiusi sembrano usciti dalle mani di una fata. Di carattere poi buono, affabile, di cuore caritatevole, ella si fa amare da tutti ed è la consolazione dei vecchi genitori. Isabella Galletti Gianoli nacque a Bologna da Antonio Galletti e Maria dell'Appio. Giovinetta la si diceva già una fanciulla prodigiosa e all'età di soli 9 anni eseguiva al pianoforte con ammirabile perfezione difficilissimi pezzi di musica. In questo strumento le fu professore il signor Livio Torini, il quale, felice per tanta disposizione e per la bella e simpaticissima voce della sua allieva, la incoraggiò a dedicarsi al canto sotto la guida di Raffaele Gamberini, bravissimo artista che fu maestro a molte stelle che brillarono più o meno a lungo sulle scene liriche. Ultimati i suoi studi, all'età di 15 anni esordì la Galletti a Spoleto nelle opere Buondelmonte e Don Bucefalo. Ed il successo di questo primo passo artistico diede a sperare la gloriosa carriera che doveva avverarsi. Unitasi dopo in matrimonio con il signor Girolamo Gianoli di Pesaro, incominciò quel viaggio artistico che la condusse innanzi a tutti i principali pubblici. Milano, Bologna, Senigallia, Londra, Lisbona, Vienna, Pietroburgo, Roma, Napoli, Madrid, eccetera, applaudirono alla grande artista che con l'ardore potente dell'anima dava vita alle pagine della Norma, Favorita, Anna Bolena, Gemme de Vergy, Lucrezia Borgia, Trovatore, Aroldo, Balli in maschera, Forza del destino, Don Carlos, Profeta, Africana, Saffo, Vestale, Semiramide, Otello, Dolores, eccetera. Nella fisionomia espressiva, nello sguardo e sulla fronte della Galletti aleggia il genio della ispirazione, mentre dalla sua gola scaturisce quella voce che incanta. Ella non vi strappa applausi, ma vi solleva all'entusiasmo. La sua voce ha la vera e giusta estensione di soprano, col volume però ed il timbro simpatico, massimi al presente, del mezzosoprano. Flessibile, pura, d'uguaglianza perfetta, metallica e pastosa contemporaneamente, si presta tanto ai sentimenti delicati quanto alle passioni forti, veementi. La Galletti canta come vuole la nostra vecchia, e pur sempre la migliore, scuola. Ed il suo fraseggiare eletto va considerata come la tradizione vivente del bel canto italiano. Perfettissima poi nell'intonazione, dalla sua gola escono sicuri e senza fatica alcuna gorgheggi, trilli, vocalizzi, scale e le più difficili fioriture che si possono ideare. Mentre canta, il suo volto è lo specchio fedele di quel sentimento e di quella passione che la ispirano. Volendo sintetizzarla come artista, si può dire, senza tema di cadere in esagerazione, che in lei la grazia è unita alla forza, ed il bello dell'arte e del canto al bello dell'anima. Sulle sue labbra la musica è veramente ciò che deve essere.
un linguaggio sublime di gioia o di dolore, d'amore o d'odio. Allorché la cantante avrà cessata la carriera che percorre ancora, sì onorevolmente, vorremmo che l'artista si dedicasse all'insegnamento e cercasse di trasfondere in altre parte di quel sentimento che l'ha resa tanto celebre. Sarebbe una vera e grandissima fortuna vantare una scuola dove alle allieve fosse dato formarsi non solo cantanti, ma artiste, sotto la guida di una maestra che si può chiamare la realizzazione del bello, del sublime, in quell'arte per cui la nostra Italia vanta il primato su tutte le altre nazioni. È un voto che speriamo sarà diviso da quanti desiderano sinceramente la risurrezione del bel canto. Il contributo è firmato Valle. Spero che questo contributo sia stato interessante. Grazie e a presto.